Ciao a tutti e bentornati nel canale a un altro episodio di Pizza Time. Dopo aver effettuato con successo la mod Coera per questi fornetti elettrici circolari per pizza, tra l'altro se non l'avete ancora visto il video potete trovarlo come al solito in alto a destra tra i video suggeriti, mi è venuta comunque un'idea per ottimizzare ulteriormente la cottura delle nostre pizze facendo una modifica veramente semplice e veloce. Quindi senza ulteriori indugi fiondiamoci direttamente nella prima parte di questo video in cui inizierò con un test veloce per capire cosa succede in termini di cottura coprendo i fori che notiamo lungo la circonferenza del nostro fornetto. Allora, come prima cosa dobbiamo dotarci di qualcosa per coprire i fori. Io ho optato per questa lamiera di acciaio inox, spessa appena 0,5 mm, così che fosse facile da tagliare e piegare. Si tratta di una rimanenza di una lastra più grande che avevo già acquistato per crearmi un piano di stesura in acciaio. Nel video in alto a destra potete vedere come l'ho creata. Prendiamo ora le misure del taglio, nel mio caso ho bisogno di 2 cm di altezza per chiudere i fori e poiché si tratta solo di un test lo farò solo per metà della circonferenza per vedere appunto se ci sono differenze di cottura fra le due metà. Una volta prese le misure sulla lastra procederemo con un taglio longitudinale, potete usare gli attrezzi che avete a disposizione, nel mio caso uso questa forbice. Completato il taglio, dobbiamo segnare i fori che dobbiamo fare per fissare la lastra alla cupola del fornetto. Per velocizzare potete anche non fissare tutti i punti, l'importante è che tenga. Come vedete qui sto segnando con un pennarello i fori che dovrò fare e ho notato che basta una semplice vite autofilettante per poter incidere dei piccoli fori di cui avremo bisogno. Una volta effettuati i fori userò questi bulloni con dado e rondella per fissarli. Togliamo ora la pellicola dalla nostra fascia di acciaio ed inseriamo i bulloni per poi fissarli alla cupola. Ed ecco qui il lavoro ultimato. Ovviamente se abbiamo bulloni più corti possiamo usare quelli, rivolti verso l'interno, ma nel mio caso erano più lunghi, ecco perché puntano verso l'esterno. Ed ora faremo una prova di cottura con dei panetti al 65% di idratazione per capire se la zona coperta della fascia in acciaio cuoce meglio o meno. Velocizzerò tutta questa parte perché ci interessa solo il risultato finale, come al solito si tratta di una cottura fra 50 e 60 secondi senza girata. Ora, trattandosi di un test, non fate caso alla forma ed alla disomogeneità di cottura, ma già con questo primo risultato notiamo come l'area del cornicione coperto dalla nuova fascia, quindi la parte destra della foto, sia leggermente più colorata rispetto al resto. Ora come conferma faremo anche un secondo test, sempre con lo stesso impasto. Ed anche in questo secondo test vediamo confermati i risultati, quindi inserendo una lastra di acciaio nella circonferenza, in modo da coprire i fori di areazione, aiuteremo la cottura superiore e laterale del cornicione. Come abbiamo visto si tratta di una mod estremamente facile, veloce, fattibile da chiunque e che ci assicura comunque dei risultati di cottura migliori. Passiamo ora alla seconda mod del video, partendo quindi da questa idea che abbiamo appena visto. Ne ho fatta poi una piccola variante in modo da avere anche un'alzatina della camera di cottura. La modifica tipica che probabilmente avete già visto in molte foto o video consiste nell'utilizzare un anello per torte in acciaio da circa 5 cm di altezza o più, in modo da aumentare l'altezza della camera di cottura di circa 3 cm. È sicuramente una mod valida che vi mostrerò probabilmente nei prossimi video, ma che richiede sicuramente del tempo, in quanto oltre ad installare la tortiera bisognerà ovviamente modificare i piedini o sostituirli completamente per permettere una corretta chiusura del fornetto. Bisognerà quindi smontarlo quasi totalmente ed eventualmente allungare anche i cavi interni.
Qui invece facciamo una mod veloce che ci darà comunque dei risultati immediati, quindi in questa mod non andremo né a modificare i piedini del fornetto né a smontarlo in nessuna delle sue parti ed avremo la nostra mod bella e pronta in giusto mezz'oretta o anche meno. Partirò quindi dal principio della mod precedente, ma la differenza è che farò una fascia che coprirà l'intera circonferenza del fornetto e la faremo leggermente più alta in modo da avere circa 1,5 cm di altezza in più nella parte frontale della camera di cottura, dove tra l'altro la resistenza scalda anche maggiormente, e via via poi inferiore nella parte posteriore, in modo da permettere la chiusura del fornetto senza alcuna ulteriore modifica. Creerò quindi due nuove fasce, ma potete anche creare un'unica fascia. In realtà la mia idea è di lasciare un'apertura centrale che avrà la duplice funzione di fungere da sfogo per i fumi e per i vapori, ma allo stesso tempo ci permetterà anche di ispezionare l'interno del fornetto durante la cottura. Mettiamo quindi da parte la fascia che ci siamo creati nella mod precedente ed ora creerò due nuove fasce con la rimanenza della lamiera in acciaio che abbiamo precedentemente utilizzato. Alla fine otterrò una fascia lunga di circa 55 cm ed una da circa 30 cm. Come altezza avremo un massimo di poco più di 3 cm nella parte più alta. Seguiamo lo stesso procedimento visto precedentemente, ma per i fori mi aiuto con un trapano per velocizzare il tutto. Ovviamente, avendo usato una forbice dalle punte non troppo lunghe, non otterremo un lavoro perfetto, ma questo video vuole soltanto mostrare il procedimento, poi potrete utilizzare un flex o qualsiasi altro attrezzo. Cerco poi di limare alla meglio le imperfezioni per evitare di tagliarci. Ora facciamo qualche prova chiudendo il fornetto per vedere se chiude correttamente. Ovviamente, poiché non stiamo modificando o sostituendo i piedini, dovrete tagliare in modo da ridurre l'altezza della fascia via via che ci si sposta verso la zona posteriore del fornetto. Faremo la stessa cosa per la seconda fascia se volete fare come me e vorrete lasciare un'apertura, altrimenti potrete anche optare per un'unica fascia in acciaio. Con un pennarello ricalco la forma della prima fascia e procediamo con il taglio e con i fori. Completeremo poi nuovamente la limatura delle imperfezioni e dei residui. Una volta rimossa la pellicola protettiva dalla fascia, fisso il tutto alla cupola con dei bulloni con dado cieco in acciaio. E faremo lo stesso con l'altra metà. Ed ecco il risultato finale. Non importa che non sia preciso al millimetro, tanto funzionerà comunque, ma in meno di mezz'ora comunque abbiamo non solo coperto i fori, ma siamo anche riusciti ad alzare di poco più di 1 centimetro la camera d'aria del fornetto e ciò ci consentirà anche la cottura di panzerotti, come vedremo nelle foto successive. Ovviamente potete anche optare per un'altezza maggiore nella parte anteriore, come vedete anche da questa mod fatta con la stessa tecnica ma sul Ferrari, perché ovviamente è una mod applicabile a qualsiasi fornetto circolare, essendo la logica di base la stessa. Ecco quindi la consueta prova di cottura, fatta sempre con Spice Caliente, questo fornetto che vediamo qui, sempre con una cottura di circa 50-60 secondi e senza girata. Adesso vedremo quindi una carrellata di pizze cotte con l'ultima modifica della coera, insieme a quella che abbiamo appena visto in questo video.
Possiamo quindi notare come la modifica coera insieme alla modifica dell'alzatina e del tappabuchi che abbiamo appena mostrato in questo video possano garantirci dei risultati incredibili e quasi indistinguibili a quelli di forni elettrici più grandi e costosi, come ad esempio F1. Con il vantaggio ovviamente che oltre a costare centinaia di euro in meno abbiamo la portabilità che secondo me è un vantaggio imbattibile di questi fornetti circolari, che ci consentono di metterli in un armadio o in cassetto qualora non vengano utilizzati, o ad esempio di portarceli anche in vacanza o a casa di amici. Inoltre ora con questa mod possiamo anche osare facendo dei calzoni o pizze ripiene, come avete già visto. Certo che per avere delle pizze con dei canotti esagerati o calzoni più spessi sarà necessario fare la modifica completa dell'alzata della camera, ma come ho detto richiederà appunto una modifica e sostituzione dei piedini, estensione cavi e smontaggio completo del fornetto, mentre con questa mod che abbiamo appena visto otteniamo comunque ottimi risultati con sforzo e tempi veramente minimi. Mi raccomando quindi, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividetelo con gli amici, scrivetemi pure nei commenti se avete delle domande o richieste e iscrivetevi al canale se volete ulteriori video in futuro. Per altri video interessanti potete invece controllare la playlist Pizza Time o le altre playlist del canale. Grazie ancora per la visione e ci vediamo nel prossimo video.